Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Come state? Spero tutto bene. Oggi ho un video super succoso per voi. Un video di quelli che so vi piacciono tanto. Un video pieno di pettegolezzi, indiscrezioni e, diciamo, un po' di dramma. Sì, avete capito bene dal titolo. Oggi parleremo di Neslihan e Burak e di quella che è stata definita una lite infuocata. Ma cosa è successo davvero? Cosa si nasconde dietro questo titolo così altisonante? Cercheremo di scavare a fondo nella questione, analizzando tutti gli indizi che abbiamo raccolto, le dichiarazioni, le interviste e, ovviamente, i commenti dei fan. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video pieni di gossip e novità. E se vi piace quello che vedrete, lasciate un bel like e condividete il video con i vostri amici. Più siamo, più ci divertiamo. Ok, bando alle ciance. Entriamo subito nel vivo della questione. Allora, parliamo di Neslihan e Burak. Sono una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo turco. Belli, talentuosi, sempre sorridenti sui red carpet, insomma, l'immagine della coppia perfetta. Ma, come sappiamo, spesso dietro le apparenze si nascondono delle verità molto diverse. Le voci di una crisi tra Neslihan e Burak circolano già da qualche tempo. Alcuni rumors parlavano di incomprensioni, di impegni lavorativi che li tenevano lontani, di un raffreddamento generale del rapporto. Ma niente di concreto, niente di ufficiale. Finché non è scoppiato il caso della lite infuocata. Ma cosa è successo esattamente? Le informazioni sono frammentarie e spesso contraddittorie. Secondo alcune fonti, la lite sarebbe avvenuta durante una cena in un ristorante di lusso a Istanbul. Testimoni avrebbero riferito di aver sentito urla e toni molto accesi. Sembra che la discussione sia nata da un commento di Burak sul nuovo progetto lavorativo di Neslihan. Un commento che Neslihan non avrebbe affatto gradito. Altre fonti, invece, parlano di una lite avvenuta in privato, nella loro villa sul Bosforo. In questo caso, la causa scatenante sarebbe stata un messaggio trovato sul telefono di Burak. Un messaggio compromettente, a quanto pare. Quale di queste versioni è quella vera? Difficile dirlo con certezza. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda. Anzi, entrambi hanno cercato di minimizzare l'accaduto, definendolo un semplice litigio, come ne capitano a tutte le coppie. Ma i fan non sembrano essersi convinti. Sui social network si sono scatenati i commenti e le ipotesi. C'è chi crede che la coppia stia attraversando un momento difficile e che la lite sia solo la punta dell'iceberg. C'è chi, invece, pensa che si tratti solo di un pettegolezzo infondato, alimentato dai media per creare scalpore. Personalmente, credo che ci sia un fondo di verità in queste voci di crisi. Neslihan e Burak sono due persone molto impegnate, con carriere di successo che li portano spesso a viaggiare e a trascorrere molto tempo lontani l'uno dall'altra. È inevitabile che, a lungo andare, questo possa influire sul rapporto. Inoltre, bisogna considerare la pressione mediatica a cui sono costantemente sottoposti. Ogni loro movimento viene scrutato, analizzato, commentato. È difficile mantenere la privacy e la serenità in una situazione del genere. Ma torniamo alla lite infuocata. Al di là delle cause scatenanti, la cosa che più mi ha colpito è il silenzio dei diretti interessati. Di solito, quando una coppia è felice e innamorata, non ha problemi a sbandierarlo ai 420. In questo caso, invece, sia Neslihan che Burak hanno preferito trincerarsi dietro un muro di silenzio. Un silenzio che, a mio avviso, è più eloquente di 1000 parole. C'è anche da dire che, negli ultimi tempi, Neslihan è apparsa particolarmente provata e stanca. Nelle sue ultime interviste si è mostrata meno sorridente e più introversa del solito. Un cambiamento di atteggiamento che non è sfuggito ai suoi fan. Burak, dal canto suo, sembra concentrato solo sul lavoro. È impegnato in diversi progetti cinematografici e televisivi e sembra non avere tempo per altro. Anche lui, però, appare meno sereno del solito. Insomma, tutti gli indizi sembrano convergere verso un'unica direzione. Neslihan e Burak stanno attraversando un momento difficile. Ma questo non significa necessariamente che la loro storia sia giunta al capolinea. Le coppie, si sa, attraversano alti e bassi. L'importante è saper affrontare le difficoltà insieme, con pazienza e comprensione.
Spero che Neslihan e Burak riescano a superare questo momento di crisi e a ritrovare la serenità che li ha sempre contraddistinti. E voi cosa ne pensate? Credete che la coppia sia in crisi? Pensate che la lite infuocata sia stata solo un episodio isolato o il segnale di qualcosa di più profondo? Fatemelo sapere nei commenti. Sono curiosa di conoscere la vostra opinione. Ok ragazzi, sì. Siamo arrivati alla fine di questo video. Ricapitolando, abbiamo parlato della presunta lite tra Neslihan e Burak, analizzando le diverse versioni dei fatti e cercando di capire cosa si nasconde dietro il silenzio dei diretti interessati. Spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante l'argomento. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Siete fantastici! Adesso tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate. Lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni e teorie. Siete team Neslihan o team Burak? O forse pensate che si tratti solo di un enorme malinteso? E non dimenticate, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace per supportare il canale. Condividete questo video con tutti i vostri amici amanti del gossip e dello spettacolo turco. E, soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video pieni di pettegolezzi, scoop e curiosità. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ok, ragazzi, tenetevi forte. Porco esto se pone a un mas interessante. Dopo avervi dato un'infarinatura della situazione, è tempo di scavare più a fondo, di analizzare i dettagli e di svelare i segreti, o presunti tali, che si celano dietro la facciata patinata di Neslihan e Burak. Allora, riavvolgiamo il nastro. Le voci di crisi, come vi dicevo, circolavano da tempo. Ma cosa le ha generate? Quali sono stati i segnali premonitori di questa tempesta? Fonti vicine alla coppia, e, diciamocelo, chi non ha un amico che conosce qualcuno che conosce qualcun altro che ha lavorato con Neslihan o Burak, parlano di un periodo di crescente tensione. Burak, da sempre considerato il più estroverso e mondano dei due, sembrava sempre più assorbito dal lavoro, dalla sua ambizione di conquistare nuovi mercati e di affermarsi come attore di livello internazionale. Questo lo portava a viaggiare spesso, a partecipare a eventi lontano da Istanbul e a dedicare meno tempo a Neslihan. Neslihan, dal canto suo, pur essendo una donna forte e indipendente, sembrava risentire di questa lontananza. Le sue amiche più strette raccontano di serate passate a parlare della sua solitudine, della difficoltà di conciliare la sua carriera con la vita di coppia e della paura di perdere Burak. Certo, è normale che in una relazione ci siano periodi di alti e bassi. Ma, in questo caso, sembra che il divario tra i due si stesse allargando sempre di più. E qui entra in gioco il fattore lite infuocata. Ma concentriamoci sulle versioni. Quella del ristorante di lusso è, senza dubbio, la più succosa. Immaginate la scena, Neslihan e Burak seduti a un tavolo con vista sul Bosforo, circondati da VIP e paparazzi. L'atmosfera è tesa, le parole volano, le urla si fanno sentire. Sembra che la miccia sia stata accesa da un commento apparentemente innocuo di Burak sul nuovo progetto di Neslihan. Un progetto ambizioso, che la vedrebbe protagonista di una serie televisiva di successo. Burak, però, avrebbe espresso delle riserve, mettendo in dubbio le scelte di Neslihan e suggerendo che forse avrebbe dovuto concentrarsi su progetti più commerciali. Un'offesa bella e buona, secondo Neslihan, che si sarebbe sentita sminuita e non supportata dal suo compagno. Questa versione, se confermata, getterebbe una luce completamente diversa sulla loro relazione. Non più la coppia perfetta, ma due individui con visioni diverse del futuro, con ambizioni contrastanti e con una difficoltà a comunicare in modo efficace. L'altra versione, quella della lite nella villa sul Bosforo, è altrettanto intrigante. In questo caso, la causa scatenante sarebbe stata un messaggio compromettente trovato sul telefono di Burak. Un messaggio da parte di una donna, ovviamente. Chi è questa misteriosa figura? Un'amica? Una collega? Un'ammiratrice particolarmente audace? Le speculazioni si sprecano. Alcuni sostengono che si tratti di una giovane attrice emergente, che avrebbe lavorato con Burak in un recente film. Altri, invece, parlano di una vecchia fiamma, che sarebbe tornata a farsi viva dopo anni di silenzio. In ogni caso, la scoperta di questo messaggio avrebbe scatenato l'ira di Neslihan, portando a una discussione furibonda e a una crisi di coppia senza precedenti. Ma, come vi dicevo, nessuno dei due ha confermato o smentito queste voci.
Anzi, entrambi hanno cercato di minimizzare l'accaduto, parlando di un semplice litigio passeggero. Una strategia comprensibile, se si considera la pressione mediatica a cui sono sottoposti. Ma, a mio avviso, un errore. Perché il silenzio, in questi casi, alimenta solo i pettegolezzi e le speculazioni. E i fan? I fan sono divisi. C'è chi crede ciecamente nella loro storia d'amore e si rifiuta di accettare l'idea di una crisi. C'è chi, invece, ha sempre nutrito dei dubbi sulla loro relazione e vede in questa lite la conferma dei suoi sospetti. E poi ci sono quelli che, semplicemente, si godono lo spettacolo e alimentano il gossip con commenti al vetriolo e ipotesi fantasiose. Personalmente, come vi dicevo, credo che ci sia un fondo di verità in queste voci di crisi. Ma non credo che sia la fine del mondo. Le coppie famose sono costantemente sotto i riflettori, e la loro vita privata viene spesso distorta e manipolata dai media. È facile cadere nella trappola dei pettegolezzi e farsi influenzare dalle opinioni altrui. Inoltre, bisogna considerare il fatto che Neslihan e Burak sono due persone molto giovani, con carriere in ascesa e con tante sfide da affrontare. È normale che, a volte, si sentano sopraffatti dalla pressione e che abbiano difficoltà a gestire la loro relazione. Ma questo non significa che non si amino più. Anzi, credo che il loro amore sia ancora forte e che siano disposti a lottare per salvare la loro storia. Ma, per farlo, devono essere onesti l'uno con l'altra, devono imparare a comunicare in modo efficace e devono essere pronti a fare dei compromessi. E qui torniamo al silenzio dei diretti interessati. Un silenzio che, a mio avviso, è un errore. Perché, se Neslihan e Burak volessero davvero smentire le voci di crisi, dovrebbero uscire allo scoperto e parlare apertamente della loro relazione. Dovrebbero dimostrare ai loro fan che il loro amore è più forte di qualsiasi pettegolezzo. Ma, per ora, si limitano a minimizzare l'accaduto e a trincerarsi dietro un muro di silenzio. Un silenzio che, come vi dicevo, è più eloquente di 1000 parole. E voi cosa ne pensate? Credete che la coppia sia in crisi? Pensate che la lite infuocata sia stata solo un episodio isolato o il segnale di qualcosa di più profondo? Fatemelo sapere nei commenti. Sono curiosa di conoscere la vostra opinione. Ma aspetta, c'è di più. Perché questa storia non riguarda solo Neslihan e Burak. Riguarda anche l'industria dello spettacolo turco, la pressione mediatica, il ruolo dei social network e l'ossessione per la vita privata delle celebrità. In un mondo in cui tutto è spettacolo, è facile dimenticare che dietro i sorrisi patinati e le pose perfette ci sono persone vere, con sentimenti, emozioni e problemi come tutti noi. Persone che, a volte, hanno bisogno di un po' di privacy e di un po' di tranquillità. E forse, in questo momento, Neslihan e Burak hanno bisogno proprio di questo, di un po' di tempo per riflettere, per parlare e per decidere cosa fare del loro futuro. Un futuro che, speriamo, li veda ancora insieme, felici e innamorati. Ma, per ora, dobbiamo accontentarci dei pettegolezzi, delle speculazioni e delle indiscrezioni. Un gioco al quale, ammettiamolo, ci piace tanto partecipare. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Ricapitolando, abbiamo parlato della presunta lite tra Neslihan e Burak, analizzando le diverse versioni dei fatti, cercando di capire cosa si nasconde dietro il silenzio dei diretti interessati e riflettendo sul ruolo dei media e dei social network nella vita delle celebrità. Spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante l'argomento. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Siete fantastici! Adesso tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate. Lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni e teorie. Siete team Neslihan o team Burak? O forse pensate che si tratti solo di un enorme malinteso? E non dimenticate, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace per supportare il canale. Condividete questo video con tutti i vostri amici amanti del gossip e dello spettacolo turco. E, soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video pieni di pettegolezzi, scoop e curiosità. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! PS non dimenticate di seguire i miei profili social per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e sui pettegolezzi più succosi. Vi aspetto! Faccina ammiccante!